Buongiorno a tutti, oggi ho pensato di fare un primo piatto per le feste, rotolini di gnocchi ripieni. Mi occorre 300 g di farina, 1 kg di patate bollite e schiacciate, un uovo, sale e olio quanto basta. Per il ripieno 300 g di radicchio, 500 g di ricotta, un uovo, 40 g di cipolla tritata, 200 g di formaggio grattugiato, 300 g di provola. Inizio la preparazione. Per prima cosa salto il radicchio. In una padella metto l'olio e la cipolla e vado sul fuoco. Faccio appassire un po' la cipolla. A questo punto metto il radicchio. Metti il sale. Faccio appassire il radicchio. A questo punto prepariamo lo gnocco. Nella farina metto le patate. Metto l'uovo. Metto un pizzico di sale. Ora impasto. Le patate dopo cotte e schiacciate le ho fatte raffreddare. L'impasto è pronto, lo lavoro su un piano da lavoro con farina e lo stendo con il mattarello. Ora divido in tre. A questo punto metto su una carta da forno. E faccio così con tutte e tre. Ora preparo il ripieno e metto in una bolla la ricotta e la schiaccio. Sto usando ricotta di pecora, ma potete usare qualsiasi ricotta. Ora metto il radicchio, ora metto l'uovo, il formaggio, la metà e mescolo. Metto anche la provola. Il ripieno è pronto. A questo punto metto il ripieno nell'impasto. E avvolgo, mi aiuto con la carta da forno. A questo punto avvolgo nella carta da forno, perché così li vado a cuocere e li faccio tutti così.
Una volta pronte le vado a cuocere. In una grande pentola ho messo l'acqua a bollire. Ora metti il sale, un po' di olio e metto i rotoli a cuocere. Ora sta bollendo e faccio cuocere i rotoli per 5 minuti. Facciamo in modo che i rotoli mentre cuociono stiano nell'acqua. Una volta cotti li tolgo e li lascio raffreddare. Una volta raffreddato ne taglio uno, il resto lo congelo per Natale. Precedentemente ho preparato un po' di sugo semplice. Metto il sugo in una pirofila, metto del formaggio e ora li poggio dentro. Ora rimetto ancora sugo sopra. Con il sugo ricoprite completamente. A questo punto metto il restante formaggio. A questo punto vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 20 minuti. Eccoli pronti da gustare. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.